Ragazzi, abbiamo ufficialmente terminato il viaggio. Siamo a Goodwood, al Festival of Speed. Questa è la busta che mi hanno appena dato ed andiamo a vedere un po' insieme cosa contiene. Il programma di Goodwood di domani con tutti gli orari, la mappa di Goodwood, i ticket per entrare. Ma quante figa! Per cui adesso non ci rimane solo che riposarci e prepararci per domani mattina, la cui partenza sarà molto presto, 8 di mattina, direzione Goodwood. Possiamo ufficialmente dire di essere arrivati a Goodwood. Guardate cosa c'è alle mie spalle. Michelin Car Paddock, il paddock delle auto da sogno. Buongiorno! Non ci si può svegliare così presto, è illegale. Adesso alle mie spalle vedete la nuova classe A A45 AMG, che tra l'altro è stata presentata proprio ieri perché ho visto le prime foto. Così ve la faccio vedere in diretta. Sembra molto simile alla A35, sembra solo un po' più larga come linea. Qui le classiche auto da safety car della Formula 1. Vi confermo che purtroppo siamo arrivati in un momento in cui a sinistra sì abbiamo le Aston, ma a destra invece non abbiamo macchine perché sono fuori a fare i test drive. Purtroppo stessa cosa anche per l'angolo McLaren. Di tutti i colori, perfino un verde barra giallo fluo. Mamma mia! Poi quando pensi che la macchina di Toretto abbia un motore americano, beh, forse questa volta non è così. Ora che abbiamo visto un po' di auto in azione, vi porto a vedere le auto statiche. Partiamo dalla nuova A45. Alfa Romeo alle mie spalle, Pagani. Fa sempre un bel effetto vedere la Giulia Quadrifoglio. E lo Stelvio c'ha la Krapovic. Sarei curioso di sentire come suona. Poi ho appena scoperto che il Renegade c'è anche elettrico. Non lo sapevo. Lo stand Ford a Goodwood ha 3 piani, quindi vediamo cosa c'è di nuovo. Ok, il gioco di Forza Horizon e poi andiamo all'ultimo piano. C'è la nuova ST, nuova Lamborghini Spider Evo e la Urus. Tra l'altro la Urus l'ho usata per un paio di giorni. Vi lascio qua sotto in descrizione il link del video se lo volete vedere. Ha un muso la Huracan Spider Evo veramente bello. E tadam! Alle mie spalle l'area hospitality organizzata da Michelin e l'hashtag dedicato all'evento Michelin FOS, che sta per Festival of Speed. E dentro c'è una delle macchine più fighe che abbiamo visto fino adesso, la nuova Koenigsegg. Fornitore ufficiale della MotoGP, per cui moto elettrica, moto di Marquez, apprezzo la sua guida, però comunque io tifo Valentino Rossi. Questa è una moto sdraiata per terra che è praticamente corrispondente alle pieghe da 60 gradi dei piloti della MotoGP. Formula E. E l'ultima cosa che non vi ho ancora fatto vedere è il Michelin Track Connect con il simulatore dedicato. Praticamente le ruote che hanno un microchip all'interno del copertone comunicano direttamente a un'applicazione che vai a scaricare sul telefono e ti dicono il tempo su giro che fai con la macchina, la temperatura delle gomme, la pressione delle gomme, se le gomme fanno sovrasterzo, sottosterzo. Questi simulatori qua sono fatti apposta per risimulare una situazione di guida su pista. I più curiosi a questo punto si potrebbero chiedere ma la nuova Supra dov'è? Qua.
nuova Supra. Sa mai che ti venisse voglia di fare qualche modifica alla Bentley che hai preso. Spero solo che i 700 iscritti qua nella sigla non siano i cavalli, perché a quel punto vorrebbe dire che questo è un mostro vero. Vi devo ammettere che dopo aver visto questa macchina qua ci sono rimasto male, perché non sapevo esistesse una Ferrari chiamata GTO Vision, e poi ho scoperto che in realtà è un body kit questo, quindi su base 488. Mega stand Jaguar Land Rover, dove ho letto in alto un Jaguar Radio Control Cars, sentendo tanti di quei dischi di gomme, quindi andiamo a vedere che cosa si tratta. Non c'entrava niente, che cosa c'è di là? Andiamo a vedere la nuova 911 992 Porsche, sta arrivando. Portofino! Dai Portofino! Tieni alto l'onore! E mentre sono alle prese con le qualifiche, quindi non mi stacco da qua, siamo arrivati al pranzo, e tra l'altro fighissimo perché mangiamo pranzo con vista sul circuito. Mamma mia che auto che ci sono! Qui invece le auto da NASCAR. 1919 con questo esemplare qua, incredibile. Alice is up next. Now big eyes, this. 360. Ho trovato l'aria drift, ma è un po' piena. Che follia! Siamo giunti alla fine della giornata praticamente e mi è venuto il dubbio. Quanti passi ho fatto oggi? 18.593 attualmente, che corrispondono a 13 km e mezzo a piedi. Buongiorno a tutti amici, e sì, siamo al Day 2 in quel di Goodwood, e dato che ieri siamo passati dentro al Michelin Supercar Paddock ma le macchine erano in pista, adesso abbiamo la fortuna di poterle vedere e godercele tutte. A sinistra l'angolo Ferrari, un'altra Koenigsegg. Wow! La Portofino! Si può dire tutto, ma le macchine da drift sono le macchine da drift.
E così, cari amici, siamo giunti alla fine di questo mega evento Goodwood, tanta roba. Commentate qua sotto se vi è piaciuto il video, cosa ne pensate di questo evento e soprattutto se poteste scegliere una macchina da guidare per 10 minuti tra tutte quelle che avete visto in questo video, ditemi quale scegliereste.